Cari amici, benvenuti al nuovo unboxing del Di Agostini Beatles. Siamo al numero 12 e 13 credo. Siamo in una zona diversa perché non so, è estate, quindi volevo farvi vivere. No, in realtà fa caldo e quindi solamente per questo l'ho voluto fare all'aperto. Possiamo procedere con l'apertura di questo pacco di nome di fatto. Sempre complicatissimo. Essendo in una location diversa, io adesso non so muovermi, ecco perché magari mi vedete così impacciato, ma tanto probabilmente questa parte la taglierò tutta e quindi non saprete mai niente di quello che sta accadendo. Questo mese abbiamo With the Beatles. C'è molto riflesso, cazzo, adesso mi si vede. Okay. Salutate. Anthology One, che sarebbe il primo di una serie di 3 tripli, cioè ci sono 3 dischi qui dentro. E poi i soliti 2 fascicoli inutili che vabbè vi mostro solamente per conoscenza, ma tanto poi li vedremo dopo. Cominciamo con il primo disco ufficiale, With the Beatles. With the Beatles è il secondo disco uscito ufficiale dei Beatles. Quante volte ho detto Beatles non lo so. E come potete vedere ha questa copertina ritenuta all'epoca da Brian Epstein, manager storico dei Beatles. Fai vedere Paul McCartney però. Scusa, no, Ringo. Senti, io non so cosa si sta vedendo, quindi in Italia questa curiosità uscì con il nome I Favolosi Beatles. Ma perché cambiate il nome? Cioè io mi chiedo perché negli anni 60 cambiavano il cazzo di nome ai dischi dei gruppi esteri. Cioè perché un disco con un nome italiano era più appetibile di With the Beatles. Cioè almeno scrivete con i Beatles e non I Favolosi Beatles. Posso dire una cosa, lo facevano anche con tutte le opere letterarie tipo Shakespeare, il nome di Shakespeare tradotto come Guglielmo Shakespeare, su alcune edizioni degli anni 50 di libri. Certo, Paolo McCartney non sarebbe stato proprio il massimo, però è stato rinominato col suo vero nome solamente a metà degli anni 70. Cioè questo disco è uscito nel 64 mi pare, e per 12 anni in Italia erano I Favolosi Beatles. Vabbè, questo è il vero motivo per cui sto facendo questa collection, l'Anthology. È una raccolta molto particolare perché all'epoca della sua uscita, nella metà degli anni 90, parecchia di questa roba era inedita. Sono provini, demo, registrazioni preliminari. Per un feticista orgasmatico di ste puttanate come me, praticamente mi è venuta giù la Madonna. Quindi procediamo all'apertura di With the Beatles con i nostri potenti mezzi, visto che siamo in campagna mi sembra giusto. Vedi che quello è il coltello della serie buona, eh? Miracle Blade. Là il disco, ancora con la Parlophone, non so come si dica, forse Parlophone. Una curiosità su questa copertina: erano ancora giovanissimi come potete vedere e avevano quest'idea di voler emulare delle foto fatte da una loro amica ad Amburgo, perché dovete sapere che loro da giovanissimi, George Harrison addirittura era minorenne, si trasferirono tutti ad Amburgo per suonare nei locali, no? E quindi vennero presi da questo locale qui che li pagava un cazzo, suonavano tipo 12 ore al giorno, anche di più, dormivano nella cantina di questo locale. E li seguiva questa ragazza qui che ora non ricordo bene il nome, magari ve lo scrivo da qualche parte. Me lo scrivo qua. E questa ragazza li fece dei ritratti del genere. Loro in questa copertina qui volevano emulare un po' queste foto fatte da questa ragazza 5 anni prima, ora non ricordo. Solamente che Epstein insieme a tutti gli altri dell'etichetta non era molto d'accordo perché, come potete vedere, era un po' funerea, diciamo, un po' con questo taglio molto caravaggesco. Però aspetta, questa plastica mi sta rompendo il cazzo, magari non è cambiato niente perché è plastificato. Ovviamente poi la storia parla da sola, insomma, talmente furono le vendite, talmente fu il successo di questo disco a livello internazionale. In Inghilterra raggiunse il 1 milione di copie l'anno dopo e 1 milione di copie negli anni 60, ragazzi, erano. Dietro ci sono le liner notes, sempre del solito nostro amico Tony Barrow, che non so chi cazzo sia, forse un amico di Solange. Qua abbiamo
brani che loro portavano molto dal vivo, tipo All My Lovin', che è un pezzaccio, non ve lo faccio sentire perché sennò mi flaggano il video per sempre. All my loving Please Mr. Postman, is the postman, look and see. Roll Over Beethoven di Chuck Berry. Roll over Beethoven. Senti tu, per forza casino devi fare. E in questo disco c'è la prima canzone inedita pubblicata di George Harrison. Si chiama Don't Bother Me. Since she's been gone, I want to talk to me. Per avere una canzone di Ringo dobbiamo aspettare il White Album, quindi i batteristi sono sempre bistrattati in questi progetti. Infatti ci sono un sacco di meme a proposito di Ringo. Anche Griffin hanno fatto una parodia su questa cosa qui. Procediamo, apriamo la nostra magica antology. Sono quasi emozionato, sia perché questo disco l'ho pagato la metà comprandolo con la Collections, perché su Amazon sta a 60 euro, e sia perché, non so, ci sono un po' legato a questo disco qua. Successivamente live, così live views. È una raccolta veramente gigante, infatti ogni numero della compilation contiene 3 dischi, quindi sono 9, quindi mastodontica. In questo disco c'è anche Free as a Bird, il primo vero inedito dopo 25 anni dallo scioglimento, quindi si chiama anche una dedica a questo paesaggio bucolico, Free as a Bird. Oh, mi piace un sacco quella che sta dopo Strawberry Fields. La conosci? Sì. Come fa a stare dopo Strawberry Fields? Free as a bird. Sei uscita in questa raccolta per la prima volta. Apriamo questo scrigno magico. È una cosa che non so se riesco a farvi vedere perché è un trittico gigante, infatti è speechless proprio, no? E all'interno abbiamo per ogni brano una spiegazione sulla storia, probabilmente chi l'ha prodotta e quando è stata registrata. È strano che negli anni 90 qualcosa di un gruppo morto e stramorto da tantissimo tempo crei così tanto hype, cioè sia così bella da risultare valida al pari della loro produzione regolare. Vabbè, poi queste robe sono state fatte poi anche per... E qui vabbè, abbiamo dei ritratti belli che mi metto pure io. Il sole è andato via, cioè il bianco che ho fatto non è servito a un cazzo di niente, perché sarà tutto molto azzurro adesso, immagino, no? A me piace un sacco, sta benissimo. Si vede anche il cielo adesso. Quanto è romantica. Grazie al cielo toglieremo tutto di questo. Ne sei proprio sicura? Era un progetto multimediale, quindi ci trovate DVD, all'epoca anche videocassette, e veramente c'è di tutto. Io credo che dopo l'Anthology si sia conosciuto qualsiasi pelo del culo di ognuno di loro, perché c'è tutto dagli esordi fino alla fine, e quindi qualsiasi altro documentario uscito post Anthology è stato, perché poi era stato girato con Harrison ancora in vita, quindi chi meglio di loro sapeva raccontare, soprattutto con quelle strabilianti capigliature anni 90 che si possono ammirare nel video. E, non so, guardatelo, è un documentario che dura un botto, saranno 12 ore forse, suddiviso in episodi, però se avete un mese, adesso che andate in ferie, adesso che non lo so, non avete scopamici, non avete da fare, andate a recuperarlo, scaricatelo, compratelo. È bello. Chi dietro lì non gliene frega un cazzo di niente proprio di questa roba. Spero ce lo scopa amico. Buon per lei. Che cazzo stai a dire, madonna. Prego, tanto. Verrà tutto. Ah, tu dici no, giustamente. Solo per chi non ha scopo amico. Esatto. Questo è solamente per chi è triste a casa e non sa che fare. Tra l'altro la cosa di questi mega box è che poi, ecco cosa succede, perché i dischi devono essere messi in maniera perfetta. Allora è possibile che nel 2017 dobbiamo essere costretti a distruggere tutto, a farci venire le ischemie per mettere dei dischi in modo corretto? Cioè cos'è?
Ora guardate quanto ci metto a metterlo nella posizione giusta. È tutta una questione di equilibri. Cantava Vasco Rossi, che ti piace tanto. Anche Mannoia, sì. La noia è tanta, devo dire. Un minuto, cioè devo perdere un minuto, sì che dici non hai scopo amico, che cazzo fai? Primo fascicolo riguarda With the Beatles. Vediamo cosa ci sta. Io non ho nessuna speranza su questi fascicoli. C'è qualcuno che balla Despacito all'interno, credo probabilmente, perché non so. Queste poi foto da Boni. Ma quindi John Lennon si pettinava a volte? Perché non avrebbe dovuto pettinarsi? Beh, quando aveva i capelli lunghi erano sempre strani. Free as a bird. Sì. Cioè raga, quanto cazzo è figo quest'uomo. Cioè... E qui credo sia al Cavern, il club di Liverpool, dove hanno mosso i primi passi. Sai quei posti dove quando ci suoni all'inizio non ti caga nessuno, poi diventi famosissimo e quindi quel posto diventa più famoso di te e diventa quasi un monastero dove ti vengono a venerare anche se non ci suoni più da sempre. Non so cosa ho detto, però credo di essermi spiegato. Passiamo al fascicolo su Lantogi, che spero dica qualcosa di più interessante. Prosegue la serie su Despacito. Ah, questa è un'altra foto al Cavern con un Ringo dannata, sempre con la bellissima espressione del ma che ci sto facendo qua, mentre fanno video Super 8, foto e non so, guardano verso l'infinito. Ero più preoccupato di quello che avrei dovuto dire ai ragazzi, visto che avevo alimentato le loro speranze. Perché? Che è successo? Lo devo dire io. Ero più preoccupato di quello che avrei dovuto dire ai ragazzi, visto che avevo alimentato le loro speranze. Brian Epstein. Probabilmente si riferisce al fatto che loro fecero una audizione per la Decca, che era una etichetta dell'epoca, e vennero trombati, cioè non vennero presi. E il bello è che 2 mesi dopo la Decca si è sparata nei coglioni, perché c'è stata poi l'esplosione di successo che sappiamo tutti. Credo che questa citazione si riferisca al fatto che quando fai un'audizione e non vieni preso, ne ho fatte tante e vi assicuro che se sono così adesso è perché non c'è stato un Brian Epstein che mi ha detto questa frase. Come sei adesso? Questa è una bella foto, credo sia il raggiungimento di qualche traguardo, probabilmente un disco d'oro. Infatti sono tutti molto contenti. Abbiamo Soprattutto Ringo. Ringo sempre, ragazzi. Cioè io voglio fare una serie solo su Ringo e le sue espressioni. E abbiamo Lennon, Ringo, Paul, George, insieme a Brian Epstein, George Martin, qui estremamente giovane, e il capo della EMI, Sir Joseph Lockwood. Qui abbiamo un altro bello scatto e chiaramente lo zoom va su chi se lo merita. Abbiamo anche una Vespa. Io odio queste foto con gli strumenti, perché quando le devo fare io e ti dicono prendi le bacchette, ma che cazzo fai con le bacchette? Infatti, che cosa cazzo fai con le bacchette? Stai con le bacchette in aria. Mentre gli altri sono tutti buoni, basso, chitarre, tutti io, tu stai. Che cazzo suoni? Suoni le gambe, suoni. No alle foto così. E tu immagina quando lo chiedono ai pianisti. Ma il pianista lo metti così? Hai fatto. Non hai questi due stazzi, questi 2 bastoni in mano. Che Ci cazzo? sono tanti posti dove si possono mettere le bacchette. Pensaci. È qui che la mia innocenza è morta. Direi che abbiamo detto tutto per oggi. Vi saluto da questo paesaggio fantastico. Saluto anche Cecilia che mi sta supportando, mi sta aiutando. E
Pace. L'eterna lotta tra il cane e il gatto. Chi vincerà? Volevo unboxare il cane, ecco. Cane, silenzio.